Ciao e benvenuta o benvenuto sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Oggi con il mio video vorrei parlarti dei locali, dei luoghi dove poter mangiare in Italia. Se stai pianificando una vacanza nel nostro paese o forse già sei qui, magari questo video ti può essere utile perché vorrei fare una panoramica dei principali tipi di ristoranti e locali dove puoi andare a mangiare. E allora iniziamo dal ristorante, che è il luogo classico dove andare a mangiare. Attenzione alla pronuncia, si dice ristorante. Qui tu puoi trovare un menù molto vario, non sempre però legato al territorio, alla cucina tipica locale, ma anche su scala nazionale. E generalmente il menù prevede antipasti, primi, secondi, contorni, dolci e il servizio al tavolo, cioè i clienti sono seduti al tavolo e sono serviti dal cameriere. Esistono molti tipi di ristorante perché dipende anche dalle specialità che offrono. Esistono ristoranti di pesce, ristoranti di carne e poi ovvio ci sono anche i ristoranti di cucina etnica straniera. Adesso andiamo in trattoria. La trattoria è simile ad un ristorante, ma meno formale e spesso a conduzione familiare. In una trattoria tu puoi gustare piatti della cucina tradizionale, locale, ed è per questo che il menù spesso forse è meno vario rispetto a quello del ristorante e la cucina spesso viene detta casareccia, cioè che richiama una cucina casalinga, come il fatto in casa. Generalmente le porzioni possono essere più abbondanti e i prezzi un po' più contenuti rispetto al ristorante. Ecco, diciamo che la trattoria è un luogo perfetto dove poter gustare piatti tipici locali. Adesso andiamo in una osteria. L'osteria è abbastanza simile ad una trattoria, ma più informale ancora. Originariamente erano locali dove si serviva soprattutto vino e piatti semplici per accompagnare il vino. Pensate che hanno delle origini molto antiche le osterie perché se ne parla già nell'antica Roma. Poi nel tempo sono diventati dei locali situati lungo le strade di passaggio perché offrivano diciamo anche il servizio di alloggio. Oggi potrai trovare delle osterie molto informali e osterie però anche più sofisticate, più ricercate, dove fare comunque un pasto veloce e bere un buon bicchiere di vino. Adesso andiamo in pizzeria. In Italia la pizza è una istituzione e tu puoi trovare pizzerie ovunque e generalmente nelle pizzerie tu puoi trovare una vasta gamma di tipi di pizza. Spesso sono pizze cotte nel forno a legna. Ma ci sono pizzerie però che offrono anche un menù più vario, con degli antipasti, con dei secondi, con dei dolci, cioè delle pizzerie simili ai ristoranti. Però se hai bisogno di un pasto veloce, allora puoi andare nelle pizzerie al taglio, cioè dove tu puoi comprare un pezzo di pizza e puoi mangiarlo nel locale se c'è posto oppure lo mangi per strada. Adesso andiamo in una tavola calda. Già il nome ti fa capire che in questo tipo di locale puoi trovare dei piatti già cucinati, già pronti da portare via o da mangiare nel locale se c'è lo spazio adatto. E generalmente in una tavola calda il menù è molto legato alla regione, alla cucina tipica locale. Simile alla tavola calda c'è la rosticceria.
La rosticceria è un luogo dove trovi anche qui piatti già pronti e generalmente offrono pollo arrosto, patate, verdure. E anche qui puoi portare via, cioè prendere dei piatti da asporto oppure mangiare dentro il locale se c'è lo spazio. Diciamo che la tavola calda e la rosticceria sono una soluzione per un pasto veloce. Ora andiamo al bar. Il bar in Italia non è solo il posto dove possiamo bere un caffè, magari un caffè al volo, in piedi al bancone, ma il bar è anche un luogo di ritrovo per le persone. Di solito si va al bar per una colazione, per un caffè, ma anche per esempio ci sono bar che servono dei pranzi magari con piatti come insalate o dei panini o delle pizzette. E poi si può tornare al bar anche nel tardo pomeriggio per il momento dell'aperitivo. Ma non voglio dire di più sul bar perché se vuoi saperne allora qualche informazione in più, puoi vedere un mio video e quello della mia collega Diana in cui parliamo proprio del bar. Se però volete un pasto dolce, magari in questo periodo è estate, fa caldo, siete in Italia, perché non sostituire un pranzo o una cena con un buon gelato? E allora andate in una gelateria, dove generalmente potrete trovare del gelato artigianale. Anche qui però non vi dico di più perché ho fatto un video proprio in gelateria con il vocabolario e quindi potete vedere quel video, vi rimando al mio video. Andiamo in piadineria. È il luogo ideale dove gustare una piadina o piada, che è una specie di pane piatto, tipo una sfoglia, che viene farcita con formaggio, salumi, verdure, salse. È tipica e originaria della Romagna e pensate però che ha origini molto antiche. Diciamo che la piadina e la pizza possono essere una soluzione molto veloce per un pasto, è un po' il nostro cibo di strada. Ora andiamo a berci un buon bicchiere di vino e andiamo in una enoteca, che è il luogo ideale dove poter degustare e acquistare vini. Molte enoteche offrono però la possibilità di accompagnare i vini con piatti semplici a base di pane, formaggio e salumi. Diciamo che le enoteche sono il posto ideale per gli amanti del vino e per coloro che vogliono scoprire le eccellenze vinicole italiane. Ora lasciamo la città e andiamo in un agriturismo. Gli agriturismi sono aziende agricole che offrono sia l'ospitalità che la ristorazione. Generalmente negli agriturismi potrai gustare dei piatti tipici locali con ingredienti freschi, coltivati o prodotti in loco. Per questo spesso si chiamano a chilometro zero. Diciamo che gli agriturismi sono una buona soluzione per chi vuole vivere a contatto con la natura in campagna e mangiare in modo genuino. Ho finito la mia carrellata di luoghi e locali tipici e adesso vorrei parlarti di un momento della giornata che molti italiani amano condividere con gli amici, quello dell'aperitivo. Nel tardo pomeriggio molti locali, bar, pizzerie, ma anche dei ristoranti offrono la possibilità di bere dei cocktail, delle bevande accompagnati da stuzzichini, olive, patatine, pizzette, formaggi, salumi, i famosi taglieri. Ecco, ed è un momento conviviale che si condivide appunto con gli amici.
potrai sentire spesso parlare di apericena. È un aperitivo che per la varietà e per l'abbondanza può sostituire una cena. Ecco, diciamo che l'aperitivo è un modo molto simpatico per poter concludere, per esempio, una giornata di lavoro. Per finire, vorrei darti alcuni consigli utili. Parliamo della prenotazione. In molti ristoranti e pizzerie io ti consiglio di prenotare un tavolo, soprattutto se vuoi andare a mangiare la sera nel fine settimana. Il coperto. In Italia ci sono molti locali che aggiungono una cifra chiamata coperto e quella copre in realtà il servizio, la tavola, il pane. E poi attenzione agli orari, perché forse gli orari per andare a pranzare o a cenare potrebbero essere diversi rispetto al tuo paese. Per esempio, in Italia è tipico andare a mangiare, diciamo, dalle 12:30 alle 14:30, 15 e a cenare tra le 19:30 e le 22, le 23. Ci sono locali poi che arrivano fino alle 24. Però potresti trovare anche nel centro storico di molte città anche locali che sono aperti tutto il giorno, ma generalmente ecco quelli sono più turistici. Bene, e allora adesso io spero davvero che il mio video ti sia utile, però io sono curiosa, scrivimi nei commenti se hai mai mangiato nei locali di cui abbiamo parlato o se ti piacerebbe magari venire in Italia e assaporare la nostra cucina in uno di questi locali. E allora ricorda anche che nell'info box del video tu trovi un link per una attività di ripasso del contenuto del mio video che ho preparato per te. Allora io ti ringrazio per aver visto il mio video fino alla fine e ti aspetto al prossimo. Ciao!